Ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati su questo fantastico canale dedicato alla programmazione Heidenhain. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto, ricordo di mettervi dei like. Può sembrare assurdo, ma veramente diventa fondamentale questo tipo di feedback, questi segnali che voi dovete mandare all'algoritmo YouTube per, insomma, per permettere al canale di, insomma, di crearsi uno spazio all'interno del mega algoritmo e della rete. Quindi, come avevo già preannunciato con un reel, eccoci qui a vedere la funzione FN16 print. Quindi bando alle ciance, quindi andiamo subito allora sul simulatore e cominciamo a vedere un po' di cose. La prima cosa è dove troviamo la funzione 16 print. Allora dobbiamo andare dove c'è tutto l'aspetto parametrico del controllo, quindi sul nostro tastierino numerico dove c'è la lettera Q, premere il comando Q. Nei soft key che ci vengono presentati dobbiamo andare nelle funzioni speciali e qui troviamo la funzione F16 print. Ok, quindi questo è il posto dove troveremo la nostra funzione. Ovviamente prima di adesso aggrapparci all'interno di un programma dovremo quindi crearci questo fantomatico file di testo che noi vogliamo visualizzare a schermo. Quindi ora faccio del e andiamo a creare il nostro file. Ok, allora innanzitutto il file che noi dobbiamo creare dovrà avere un formato diverso da un punto H. Quindi dobbiamo già anche impostare come visualizzazione che vogliamo visualizzare tutti i tipi di file. Ok, altrimenti rischiamo di non vedercelo. Gli do un nome abbastanza sciocco, quindi lo chiamo MSG, così che sta per messaggio. MSG sarà il nome del mio file, punto A, perché deve essere un file ASCII. Dando l'ent o l'invio, quindi ci apre questa pagina qui tutta bianca dove compare solamente un end. Partiamo dalla cosa più semplice del mondo. Quindi partiamo su un semplice messaggio che noi vogliamo far comparire a schermo. Nello short di presentazione di questo video avevo citato magari l'informazione legata a bisogna caricare un utensile speciale bareno diametro 100. La comunicazione può essere comunque varia, no? Insomma, molte volte si inseriscono all'interno dei programmi a livello di commento delle informazioni per l'operatore durante l'esecuzione del programma, magari non lo si ritiene particolarmente efficace una semplice riga di commento all'interno del programma, si preferisce avere una finestra un po' più visibile. Quindi, allora, dobbiamo tenere una formattazione ben precisa nel modo in cui noi andiamo a scrivere il nostro file ASCII, perché altrimenti non ci restituisce quello che noi andiamo a chiedere, ma ci dà poi un messaggio di errore. Allora, questa è una paginetta del manuale, quindi vedete qui ci sono alcune indicazioni che riguardano la sintassi. Quindi qualunque testo che noi vogliamo inserire deve essere identificato tra le virgolette, quindi virgolette, il nostro testo, che in questo schemino è indicato con i puntini puntini, e poi chiudere le virgolette. Non basterà solo quello, perché in fondo a questa tabellina vedete che c'è il punto e virgola, che è il carattere che identifica la conclusione di una riga. Quindi io potrei andare a scrivere quindi una cosa di questo tipo. Quindi le virgolette e poi mi scrivo, per esempio, quello che avevo anche indicato ehm, nel video short. Montare bareno diametro 100. Richiudo le virgolette, inserisco il punto e virgola. A questo punto questo è il messaggio che io voglio indicare. Volendo appunto potrei anche inserire altre righe. Per esempio potrebbe essere orientamento, inserto, direzione X, direzione X più, ora se trovo il più, ok. Chiuse le virgolette perché è un'indicazione su quando deve essere montato manualmente in che posizione deve essere orientato, quindi il mio utensile. A questo punto dovremo anche in realtà inserire un'altra istruzione che semplicemente altro non fa che indicare che qui termina questo file che deve produrre.
quindi con la dicitura mclose seguita sempre dal punto e virgola perché definisce la fine della riga. Quindi concludiamo il nostro piccolo file. Ok, il nostro file che quindi si chiama msg.h, quindi .a, pardon, quindi ASCII. Ora se vado in questo programma assolutamente inutile, dove inserisco quindi questa riga, andiamo a vedere cosa accade. Quindi abbiamo detto che il comando fprint lo troviamo premendo il tasto Q sul tastierino numerico, andando nelle funzioni speciali e selezionando la FN16. FN16 noi qui dovremo andare a scrivere tutto il percorso del file, quindi tnc, due punti, slash e tutto quanto. Se abbiamo a disposizione la finestra di selezione ci conviene utilizzarla e andare così semplicemente a segnare il nostro file. Ok, ora premendo l'enter mi compare di nuovo uno slash e io dopo questo slash altro non devo fare che andare a scrivere screen due punti. Questo significa che sulla base di quella formattazione del file msg.a mi deve comparire una finestra a schermo. Ora andiamo nella esecuzione del programma, lo metto in singolo così non mi scappa via niente. Ok, vedete che quando all'interno del programma viene letta questa istruzione mi compare a schermo questa finestra. Questa finestra in realtà rimane attiva, vedete, io anche se termino il programma, questa finestra continua a rimanere attiva. Come faccio a eliminarla? Allora, abbiamo due modi. Un modo è quello proprio manuale, così. Premendo il tasto CE, la finestra scompare. Altrimenti possiamo indicare anche all'interno del programma, quindi la cancellazione della finestra. Potrebbe essere che dopo l'uscita del messaggio, che appunto potrebbe essere quella del montare il bareno, insomma c'è un'interruzione del programma che poi appunto ripartirà subito immediatamente dopo. Quindi ora lo simulo con uno stop. Quindi immaginiamoci che ci sia un'esecuzione di un programma. C'è a un certo punto la lettura di questa istruzione, quindi l'uscita della finestra a schermo. C'è un momento di pausa perché l'operatore deve appunto eseguire quell'intervento e poi dobbiamo andare ad indicare che questa scritta adesso andrà eliminata. Quindi me la cavo proprio con pigrizia e faccio un copia e incolla. Ok, quindi vado qui e su questo file che ho copiato e incollato pari pari, in realtà io quello che devo andare a scrivere sarà questo, SCLR. Quindi questa sintassi qui farà sì che la mia finestra poi verrà eliminata. Ora riseleziono il programma da capo, me lo rimetto in singolo. Quindi qui compare la scritta, c'è uno stop che arresta la cosa, dopodiché alla ripartenza, quando viene letto questo messaggio, vedete che la nostra finestra di avviso di alert viene quindi cancellata. Ora solo per amore di sintassi andrei a vedere insomma, la motivazione di quell'istruzione mclose che avevamo inserito all'interno del nostro file ASCII. Quindi non è così importante, diciamo, non dimenticarsela, però in realtà direi che è molto utile perché ora vediamo che pastrugnatta di finestra che nascerebbe nel momento in cui noi non interrompiamo la generazione di questo file. Quindi torniamo nel simulatore. Vado qui nel mio programma, nel mio file ASCII e elimino l'istruzione mclose. Ora andiamo a riprendere il nostro fprint, il nostro programma, e andiamo a vedere cosa succede. Esecuzione e gli do lo start, stavolta in continuo. Ok, quindi mi esce la mia finestra e così si cancella. Nel momento in cui poi io ridò lo start, vedete che non essendoci la chiusura dell'mclose, ogni volta che viene riletta l'istruzione della finestra, in realtà continua a sommare tutto l'elenco dei messaggi che noi in realtà volevamo vedere una volta sola. Quindi questo è il motivo per cui insomma, è opportuno ricordarsi al termine della struttura del file ASCII in cui identifichiamo il testo, inserire appunto l'istruzione m_close, punto e virgola.
Ora invece magari guardiamo un altro esempio. Sempre nel video short avevo menzionato magari la possibilità di gestirsi un proprio contapezzi in modo da visualizzare a schermo i dati riferiti quindi allo stato di produzione e la quantità di pezzi mancanti. Quindi, se ritorniamo alla nostra tabellina che avevamo visto prima e che abbiamo sul manuale, guardiamo anche altri tipi di formattazione. Quindi la seconda, quella percentuale 9.3 LF. Ok? Allora ci serve quando noi dobbiamo identificare il valore di una variabile Q o di una variabile QL o di una variabile QR che abbiamo all'interno del nostro programma. Ora ce la creiamo un po', ce la inventiamo. Quindi decido di gestire il mio contapezzi adesso in maniera molto semplice, andando ad operare, io manualmente a livello delle Q. Ok? Scelgo le QR in modo che siano dei valori che rimangono memorizzati all'interno del controllo anche dopo lo spegnimento della macchina. Quindi a livello di contapezzi direi che è la cosa per noi fondamentale. Quindi potrei decidere che la QR0 sarà diciamo, il mio contapezzi diciamo, sul valore di partenza che poi diventerà il valore attuale. E alla Q1 invece potrei decidere di inserire quello che è alla QR1, pardon, quello che sarà il numero totale dei pezzi. Quindi io devo produrre dei pezzi, partirò dal pezzo, diciamo dal pezzo 0 al primo start, quindi diventerà 1 al termine dell'esecuzione e vorrò arrivare alla QR1 che vale 500. Quindi questi qui ce li ho memorizzati adesso all'interno del mio controllo numerico. Quindi io all'interno del mio programma, ora pulisco un po' quello precedente, dovrò avere sicuramente al termine dell'esecuzione, che potrei indicarla così, fine lavorazioni, quando finiscono le lavorazioni dovrò avere il mio conteggio del contapezzi, delle Q, e quindi potrò indicargli che la mia QR0 diventerà rispetto al suo valore che ha in questo momento, si dovrà aggiungere un'unità. Un'unità se ragiono che la mia produzione è su pezzi singoli. Avessi che la mia esecuzione produce un lotto maggiore, va da sé che dovrei indicare eventualmente a quanti pezzi con quanti pezzi deve conteggiare il mio contapezzi. Quindi al termine della lavorazione, qui salirebbe il mio conteggio del contapezzi e poi con un file ASCII voglio che mi si apra la finestra in cui mi mostri appunto delle indicazioni. Va da sé che il nostro file non potrà più essere semplicemente come l'avevamo scritto prima, perché in realtà ci serviranno altri tipi di indicazioni. Allora, per esempio, io qui cancello il testo. Magari adesso gli creo comunque degli spazi vuoti, perché comunque così vuol dire che a differenza di prima mi creerà una finestrella dove non sarà già scritto dalla prima riga, che poi magari si impasta un po' con la vista con la barra superiore della tabella. Avrò una riga vuota in questo modo. Poi appunto io cosa potrei voler vedere? Allora, rimango magari in formato di testo e quindi gli dico che quello che sto visualizzando è appunto la produzione. Quindi produzione, due punti. Fin qui siamo esattamente in un testo come l'avevamo realizzato in precedenza. Cosa potremmo voler vedere? Ma non lo so, per esempio, riguardando questa finestrella qua, vedete che c'è anche questo percentuale S formato per variabili di testo. Allora, cosa sono le variabili di testo? Innanzitutto sono, vabbè, se noi utilizzassimo delle variabili stringa, quindi variabili QS, ma variabili di testo sono anche, consideriamo variabili di testo anche tutti quei file testuali tutte quelle informazioni testuali che sono inserite all'interno del controllo numerico. Per esempio, noi potremmo voler visualizzare in questa finestra, oltre al numero di pezzi che poi inseriremo successivamente, magari vogliamo inserire anche il nome del programma. E allora torniamo sul simulatore e quindi in questo caso fin qui ho una sintassi di testo. Ora invece devo, diciamo, cambiare la formattazione e inserendo quel percentuale, eccolo qua, percentuale S, quindi per poter visualizzare
delle variabili di testo, ve lo rimostro qua. Quindi percentuale S, a questo punto devo richiudere le virgolette perché questa la sintassi mi richiede, quindi qua finisce diciamo la parte testuale, ok? Inserire la virgola, che la virgola stessa la troviamo in questo, sempre in questa pagina qui, che ce la indica come carattere di separazione tra il formato di emissione e il parametro. Quindi quello che noi abbiamo scritto finora era il formato di emissione, quindi il nostro produzione, e poi dobbiamo rivolgerci a questa variabile di testo. Quindi virgola, e la sintassi per visualizzare il programma sarà call underscore path, che quindi sostanzialmente è un richiamami il percorso, ok? Magari questo lo vediamo subito. Quindi do un'esecuzione, seleziono il mio programma, eseguo start. Ok, cosa ho dimenticato? Andiamo a vederlo, perché di sicuro ho dimenticato qualche cosina. Ok, cool path. Ah, ok, in realtà ho messo qualcosa di troppo, perché le virgolette erano già state chiuse e il punto e virgola appunto l'avevo inserito qua. Ok, quindi così abbiamo anche scoperto che le modalità di errore, mio malgrado, non ero intenzionato a sbagliare. Ok, quindi vedete che in questo caso, quindi con quel formato call path, ci indica, quindi abbiamo la riga vuota che appunto è indicato, e poi questo produzione due punti che era il mio testo, e a seguire quindi tutto il percorso che identifica in quale programma è stato letto questo tipo di informazione. Può sembrare abbastanza inutile questa cosa, però poi vi mostrerò in realtà un altro aspetto. Magari non direttamente in questo video, perché sennò rischia di diventare forse troppo lungo. Creo di nuovo una riga vuota, perché mi piace separare le cose. E a questo punto possiamo andare a gestirci realmente il nostro contapezzi. Quindi esattamente come prima io apro le virgolette per, diciamo, una definizione mia testuale e posso indicarmi i pezzi realizzati. Pezzi realizzati uguale, ok, quindi questo, pardon, pezzi realizzati uguali, e di nuovo qui dobbiamo arrivare su una specifica sintassi che l'avevamo sempre in questa quindi tabellina qua. Quel percentuale 9.3 LF è quello che servirà a noi in questo momento. Quindi il simbolo percentuale va necessariamente messo, così come LF. Quel 9.3 che ci mostra nell'esempio, come ci spiega anche, vuol dire che noi vogliamo visualizzare il numero composto di 9 cifre, e di queste 9 cifre 3 devono essere dei valori decimali. Ok? Magari per il nostro contapezzi non ci occorre vederlo con 9, un numero di 9 con 3 decimali. Sfido chiunque a avere dei decimali nella produzione, nel conteggio dei propri pezzi. Ma noi potrebbe anche magari, in funzione di quale è poi la nostra quantità di produzione, se io indico percentuale 5.0, vuol dire che mi mostrerà un numero di massimo 5 cifre senza nessun decimale. Ok, poi l'LF, come al solito, chiudo le virgolette, e poi esattamente come prima, come separazione tra la definizione e il parametro, virgola, e qui dovrò indicare quale variabile io intendo visualizzare. I pezzi realizzati io li avevo considerati come conteggio della variabile QR1, pardon, e quindi questo indicherò. Punto e virgola per chiudere la riga. Un'altra riga successiva invece io voglio visualizzare i pezzi mancanti. Ok? I pezzi mancanti in realtà sarà un calcolo che poi dovrò fare, perché io finora a livello variabile ho ragionato su una Q0 che mi contava i pezzi e una QR1 che invece è diciamo, il target, il numero che io devo produrre. E quindi necessariamente dovrò utilizzare un'altra variabile per memorizzare questi valori. Posso decidere, per estrema fantasia, di utilizzare la QR2. Quindi, per vedere i pezzi mancanti o pezzi rimanenti,
quindi gli dirò uguale il solito simbolo percentuale della sintassi, sempre un 5.0 perché voglio sempre visualizzare con quel numero di cifre, chiudo le virgolette, separo i caratteri e qui vorrò vedere quindi la QR2, che sarà il mio calcolo in cui inserirò quanti saranno i pezzi mancanti. Ok, inserisco, sempre per amore di visualizzazione, un'altra riga vuota, quindi così, chiudo le virgolette e chiudo. Ok, ora torniamo nel nostro programmino di esempio. Ok, quindi noi avremo, al termine della lavorazione, sale il nostro contapezzi. A questo punto dovremo anche, in realtà, ragionare sulla nostra QR2, i pezzi mancanti, che quindi sarà, dovremo prendere il valore della variabile che rappresenta il numero totale di pezzi e da lì togliere quindi quanti ne abbiamo finora realizzati. Quindi QR2 uguale a QR1 meno QR0. E poi qui ci leggerà la nostra finestra. Vediamo se adesso non ho inserito degli errori di sintassi, perché scrivere e parlare è sempre abbastanza complicato, quindi vediamo. Qui sale il conteggio, mi fa il calcolo e qui, ok, mi apre la finestra. Quindi vedete, produzione, TNC e il biopercorso del file, numero di pezzi realizzati e numero di pezzi mancanti. Ok? Allo stesso modo, magari questo qui non ho intenzione di cancellarla, perché magari io la produzione non sono sulla macchina e quindi starà a me cancellare manualmente col CE la finestra FN print. Però vedete che quindi ad ogni start quindi continuerà a eseguire il calcolo e nel mio seguire la produzione potrò sempre tenere comodamente monitorato pezzo per pezzo a che punto è la mia produzione. Allora, volevo farvi vedere anche altre cose, ma poi lo so che siete pigri e i video troppo lunghi poi non li guardate e skippate avanti. Quindi in realtà ne realizzerò un altro dove guarderemo un altro aspetto diciamo di sintassi, di tipo di informazione che possiamo avere a finestra, ma in realtà in quel caso sarà più interessante vederlo non solo come finestra che ora l'abbiamo visto, ma anche come un salvataggio di un file di testo e quindi poi esportabile, e quindi che si possa poi estrarre dalla macchina, in cui inserirsi gradualmente tutta una serie di informazioni, magari appunto anche legate alla produzione. Non per farvi controllare troppo, però si potrebbe avere l'esigenza di in realtà generare un file di testo in cui venga indicato ogni singolo pezzo della produzione, in che giorno e in che momento della giornata è stato realizzato, quindi isolando data, ora e numero del pezzo che è stato prodotto. Quindi niente, insomma, mettete tanti like al canale, a questo video, iscrivetevi e dai, al prossimo video allora.